Ciao amici, ben ritrovati. Come vedete non sono solo, perché è venuto a trovarmi un fotografo di Torino che si chiama Fabio Berti. Ciao Fabio. Ciao Stefano. Perché abbiamo messo insieme questa serie di video, due fotografi che sono complementari, diversi nel modo di fotografare. Uno dedito al paesaggio, all'obiettivo, alla lente fissa, al decentramento presente, sono io. L'altro invece eventi diurni, notturni, anzi possiamo dire specializzato in quelli notturni nella nightlife, che è un mondo veramente variopinto, divertente, che mette in difficoltà le fotocamere. Oggi parliamo della Nikon D6. Faccio una piccola premessa prima di chiedere le tue impressioni, Fabio, e cioè è una camera che probabilmente resterà, anzi togliamo probabilmente, resterà l'ultima di una stirpe, l'ultima reflex, la più bella, la più performante, forse la più costosa. E allora cominciamo subito a dire: costa tanto, pesa un sacco, ma chi se la vuole comprare? Io presente, certo, perché no? Perché tolte queste cose qua è solo pura poesia in tutti i sensi. Ho avuto modo di provarla a fondo, perché ammetto, l'avevo provata soltanto ad un Nikon Day, quel paio d'ore che ci concedono noi professionisti, però insomma ci si fa un'idea di massima. In questi giorni l'ho provata più a fondo, l'ho messa, cercato di metterla in difficoltà e soprattutto di capire quanto è diversa dalla D5, che è una pietra miliare, una camera formidabile. Beh, forse non rappresenta lo stesso salto tra la D4S e la D5. Questo salto fra D5 e D6 è più un perfezionamento, è più la bella copia di qualcosa che era già un cantico, ma qui arriviamo veramente agli estremi. La domanda, certo, vale la pena cambiare una macchina già bella e performante come la D5? E allora Fabio, lascio a te la prima così impressione, perché sei alla fin fine proprietario ma anche utilizzatore sia di questa che di quella. Come detto prima, il passaggio non è stato così wow, diciamo, ma secondo me per un motivo ben semplice. Arrivando dalla D5, che ha fatto dalla D4S un passaggio enorme, invece, si è arrivato secondo me a un limite in cui il sensore non si può più spremere, il processore per quanto possa avanzare è sempre quello, intendo in fatto di risultati, e con la D6 abbiamo fatto un upgrade ma non così evoluto, proprio per il fatto che già la D5 è ottima, se non quasi perfetta, e quindi di più ormai non si può più chiedere. Sì, viene quasi da pensare, anche guardandole, poi faccio passare le immagini un po' in dettaglio, anche guardandole tutte insieme viene un po' da pensare che ci sia davvero più la strategia di lasciare un segno con un'ultima camera e quindi acquistare magari gli ultimi fotografi, quelli per esempio delle Olimpiadi che erano anche state rinviate. Lo vediamo dalla forma che sia nel materiale, un materiale ancora più bello al tatto, un pochettino più curvilineo, che in parte ricorda più la 4S che la 5, cioè cercare di mettere insieme quello che è stato mutuato dall'esperienza e poi un lato B che è ancora più seducente, più moderno. C'è poco da fare. La mia impressione generale, avendo avuto in mano questa camera e avendoci scattato abbastanza in lungo e largo, è che effettivamente sì, presenta poche novità rispetto alla D5, che è una camera straordinaria, però c'è quel piccolo, ma piccolo vantaggio dell'evoluzione tecnologica. Un autofocus che per esempio nella penombra ma è lievemente più preciso, un bilanciamento del bianco che è infallibile, mi ha lasciato a bocca aperta, questo sì, ma quello della D5 non è che sia da meno, coglie il 99%, qui effettivamente la domanda è una: ci potrebbe essere una D7, come sarebbe fatta? Difficile dirlo, perché andiamo a esplorare anche un pochettino quello che è il mondo fotografico, la riduciamo nella dimensione. Esistono le mirrorless, servirà assolutamente che qualche major si metta a inventarsi qualcosa nella fotografia. La macchina che scatta da sola, ci dà poco divertimento, oppure un sensore nuovo o dei sensori messi un po' come il Pharon, l'uno sopra l'altro, chi lo sa, comunque un colpo di scena che vada un po' a dare una mossa ad un mercato che è arrivato effettivamente a produrre dei gioielli. Raccontami nella tua esperienza come funziona questa camera. Funziona molto bene. Se già la D5 mi ha fatto innamorare,
la D6 insomma conferma tutte le aspettative, il fatto che ha lo stesso sensore ma forse gestito meglio dal processore, l'X-Bit 6 che adesso è l'ultimo uscito. L'autofocus è forse la vera novità, che è diverso, ha i 105 punti però tutti a croce rispetto ai 153 di cui 99, e che appunto dà quel vantaggio di maggior rapidità nell'autofocus, chiaramente in microsecondi, quindi nella vita reale si percepisce un po' meno forse, però i risultati parlano. Certo, e spieghiamo anche magari a chi non è così, diciamo, esperto, che quando parliamo di punto croce non è quello dell'uncinetto, sia chiaro, ma stiamo parlando di un modo di mettere a fuoco sul singolo punto in maniera più performante rispetto ad altri punti. Qui tutto il nostro sensore è coperto da questi punti capaci. Ovviamente qui nasce poi anche un altro collo di bottiglia, cioè servono anche obiettivi che siano in grado di attivarli tutti e di sfruttarli appieno. Una camera prodotta dal 2020, ve lo dico subito, non mi ha fatto fare il balzo sulla sedia come il passaggio da 4S alla 5, ma sono le finezze che cambiano, alti ISO impressionanti, ne parleremo dopo, qualità dei colori che restano tali, fedeli, naturali, anche alzando la sensibilità, una visione notturna nell'oscurità che mostra dettagli e cromie che l'occhio non coglie, e quando c'è poca luce anche l'autofocus ci vede lo stesso, e poi una batteria che sembra illimitata. Ottima la raffica e un autofocus accurato, chiaramente all'altezza delle migliori, sì, forse il migliore, certo il peso, e direte certo il prezzo, sì, questo è fuori dubbio, stiamo parlando di un'ammiraglia, forse, anzi con certezza, è l'ultima ammiraglia. Le mie conclusioni sono sempre le stesse. Secondo me non esistono ulteriori margini di miglioramento su un progetto reflex. Qui abbiamo tutto al massimo livello, dal GPS integrato al wifi che non facilita, si collega, tutto funziona benissimo. Lo abbiamo detto, rappresenta la massima espressione della potenza, della qualità coniugate, tutte raggruppate in una sola fotocamera. Però non bisogna mai perdere l'indirizzo d'uso specifico per il quale fotocamere come queste sono nate e progettate. Sport, azione, fotografia dinamica. Perché se ci mettiamo a paragonarla ad una Z7 o ad una D850, potremmo finire per preferire quest'ultime in molte circostanze, dall'impiego per il paesaggio, per uno still life, di quelli spinti, ricchi di dettaglio, e persino per il ritratto di moda. Ma dove le altre si fermano, queste che vi ho nominato, queste bellissime fotocamere, ecco che le fotocamere mastodontiche della serie Pro non temono rivali, non temono le intemperie, la pioggia, la neve, non hanno paura del buio, perché l'autofocus è così accurato che riesce a vedere e penetrare anche nell'oscurità, ma non solo, ma rimane performante, e quindi la fotografia anche con poca luce decisamente migliore, ma ci sono anche i pixel che sono meno, decisamente meno di quelli di una fotocamera che vi ho menzionato prima. La grande differenza la fa la gamma dinamica, la resa dei colori anche in condizioni di penombra, lo avete visto nelle foto, è straordinario, lì c'è la vera differenza. E poi ci sono anche delle qualità strutturali, perché è chiaro che la dissipazione dello scatto sul corpo camera fa comprendere quanta attenzione sia stata rivolta a questo aspetto. Lo scatto non rimbomba, non riecheggia, non mette in vibrazione la camera, ma viene dissipato. Ovviamente ci sono anche qui i rivali con i quali confrontarsi, perché lo specchio sì veloce è ben ammortizzato, ma per esempio le vibrazioni percettibili secondo me sono dissipate leggermente meglio sul sistema Canon DX, anche se stiamo parlando davvero di piccole e trascurabili differenze. Il peso diventa un problema quando nelle lunghe sessioni fotografiche, e senza l'ausilio di un cavalletto, di un monopiede, specie quando è coniugata con degli obiettivi sporgenti, peggio ancora quando ci montiamo un flash sopra, perché non dimentichiamo che nascono senza il flash, e il peso si fa sentire. Per una persona come me si fa sentire anche presto, quindi anche nelle brevi sessioni fotografiche. Queste considerazioni ovviamente valgono per tutte le camere pro, che siano Canon, Sony o Nikon. Però la gamma dinamica, torno su quello, è quella che
si potrebbe identificare, diciamo, l'elemento di punta. Appare quasi estesa nelle bande, cioè nell'estremità di banda, mostra una raffinatezza ineguagliata dove le altre cominciano a sfumare perdendo dettagli, mischiandosi nelle ombre. Qui c'è davvero tutto quanto, è una serie Pro, assolutamente, può contare quindi su un sensore con pochi diodi grandi che sporgono di più e quindi può identificare e raccogliere la luce con maggior definizione, quella che proviene dall'obiettivo, insomma eleganza e finezza tonale. Prendiamo una foto fra le tante 800 ISO che ho sottoesposto per valutare l'isoinvarianza a 2.8, quindi a tutta apertura perché valutavo il 2470, e la apriamo. La gamma dinamica del sensore la vediamo in questo. Qui ci sono 2 stop e mezzo, ma voglio portarlo a 3 solo per farvi vedere che cosa si tiene. Un po' di compensazione sulle alte luci, per esempio guardavo qui della poltrona e quella della finestra. È chiaro che con 3 stop non andiamo a compensare, ma possiamo magari intervenire un pochettino su questi. È impressionante come si possa tirare questo sensore. Anche le correzioni del colore sono veramente micrometriche, e poi comunque non dimentichiamo che qui siamo a 2.8, quindi anche il comportamento dell'obiettivo inondato dalla luce non solo cambia il fatto del dettaglio, della definizione, ma cambia anche il modo di raccogliere la luce. Eppure, torno a ripetere, per me è impressionante, è un sensore che ritengo superlativo da questo punto di vista. Non c'è, come insomma si può notare, non c'è applicata alcuna maschera di contrasto. Davvero sorprendente, una camera che da questo punto di vista ripaga qualsiasi tipo di esborso. Vi propongo una serie di scatti tecnici eseguiti per mettere in difficoltà il sensore e per capire quanta elasticità esso possieda, ed è davvero notevole. È una delle camere che mi ha stupito più di tutte fra quelle che ho provate in tanti anni. Qui siamo a 8000 ISO, come potete vedere. Il JPEG è quello della fotocamera ridimensionato e basta, soltanto a 2500 pixel. Condizione standard della camera. Mi colpisce assolutamente in questa fotocamera la qualità del colore, non solo per la naturalezza, ma per la capacità di mantenerlo tale, e per colore intendo il rapporto tra il bianco e gli altri colori, anche in condizioni dove l'occhio veramente fatica. Ripeto, 8000 ISO, se vado a vedere l'immagine originale della fotocamera e riportata con più 3 stop, cioè il livello di dettaglio di definizione resta impressionante a 8000 ISO, e ovviamente qui, che come abbiamo potuto vedere era nero totale, si è riusciti a recuperare. Il lettore ha letto qualcosa. Ecco dove sta la differenza di queste fotocamere. Dove sta? Che gli estremi di banda, cioè tanto nelle ombre quanto nelle luci, riescono ad essere più performanti di altre, dove le altre si fermano, queste vanno avanti. Questa è un'immagine invece raccolta a 800 ISO. Tenete presente che è stata effettuata a 1/6 di secondo. Qui era la prova del 2470 dello stabilizzatore. Impressionante anche quello. Come potete vedere, massima criticità, abbiamo il nero perché è l'ombra, una luce che non potrà mai stare in un sensore se voglio raccogliere il resto, e ancora tante scene di luce riflessa. Questa è l'immagine compensata a più 3 stop. Guardate il dettaglio che c'è. Eccola qua invece nell'insieme riportata per il web oppure in Full HD, un'immagine più che mai spendibile. Guardate da dove si parte. Ottima capacità di lettura in tutte le sue direzioni. Ricordate che è a 1/6 di secondo, eppure guardate che nitidezza da una parte dell'obiettivo, ma anche di dettaglio raccolto dalla camera. Assolutamente di rilievo. Ancora scatti per andare a cercare di fare sbagliare il software della camera, questo Xpeed che è allo stato dell'arte. Il colore resta, che sia in ombra che sia in luce,
quello che ho visto. E poi una delle cose impossibili, qui bisogna alzare le mani perché non ci sta dentro, una luce piena sull'ombra. Eppure ho provato a fare altri scatti con altre camere, non sono riuscite a prendere quello che la camera, questa D6, è riuscita a fare, pur in un frangente così difficoltoso. Questo è uno scatto, eccolo qua, questo è uno scatto a 8000 ISO, guardate il colore, la resa dei colori, andiamola a vedere sempre a 8000 ISO nel JPEG uscito dalla camera, come vedete è molto più ampio. 8000 ISO, ve lo ricordo perché fatico a crederlo anch'io, questo è il dettaglio della camera, tra l'altro fatto con un 2470 montato, che è pur sempre uno zoom, uno scatto eseguito, lo vedete qua, a un 25esimo di secondo, a f8. Passo all'aperto, qui siamo a 1250 ISO, io non ho una camera che faccia una foto a questa sensibilità, qui è la foto della camera, con un dettaglio di questo tipo, senza rumore, è impressionante. Questa immagine qui che stiamo vedendo, che ho raccolto all'interno del salone, è a 8000 ISO, a un 40esimo di secondo, ma 8000 ISO. Vado a vedere il file originale della camera. 20 megapixel di qualità ottima. È impressionante, questo è il termine, l'aggettivo che ho proprio espresso di più durante le prove. Questa è l'ultima che vi mostro, come potete vedere 25.600 ISO, più teorico che pratico, perché questo è il JPEG della camera. Innanzitutto un'osservazione, l'osservazione generale è che le sfumature anche ad una sensibilità elevatissima come questa, sono comunque mantenute, cioè i gradienti ci sono, non c'è quel nero che permea tutti i bordi perché è forzato il sensore a lavorare con questo guadagno sui diodi. È impressionante, nonostante, non nascondiamolo, si veda il lavoro, eccolo qua, della riduzione del rumore, però non dimenticate che siamo a 25.600 ISO. Per me resta una qualità ineguagliata fra le camere che ho visto fino ad oggi, forse ecco, qualche Sony effettivamente della serie A7S esprime lo stesso grado di qualità. Un'altra carta vincente di queste meravigliose fotocamere consiste nella personalizzazione, la famosa customizzazione, nella possibilità di cucirsi addosso una fotocamera che risponda perfettamente alle esigenze delle più svariate circostanze d'utilizzo e richiamarle immediatamente con un bottone, con l'altro. Ci va un po' di tempo però per imparare a conoscere le reazioni dei settaggi, per esempio dell'autofocus, dell'inseguimento, dell'accuratezza dell'autofocus, perché sono tante i menu che vengono proposti, però questa consente una customizzazione a prova di bomba. Se avete visto la recensione della 5D e della 4DS troverete che comunque poi le spiegazioni sono sempre quelle, perché stiamo parlando di macchine pro, di macchine che condividono una filosofia di partenza e quindi robustezza, ma anche dei menu così customizzati, una finezza tonale, la raffica, ma certo, perché stiamo parlando di quella tipologia di fotocamere. Torno a ripetere, attenzione, quando andiamo ad acquistarla non pensiamo soltanto a cogliere il meglio, cioè andiamo a prendere la migliore fotocamera di Nikon, in questo caso reflex, consideriamo anche l'utilizzo che dobbiamo farne. Il mirino è un mirino invitante, luminoso, bello, aperto, un cinemascope che quasi non si frappone fra quello che ha appena visto il nostro occhio e la camera nella quale inquadriamo. La D6 rappresenta probabilmente il cimento tecnico, la summa e anche, diciamo, in minima parte un'operazione di marketing che Nikon ha voluto affrontare annunciando sul mercato quella che resterà negli anni a venire come per l'appunto la summa tecnologica ed il punto di riferimento assoluto per le reflex. È l'ultima, è la più performante, la più bella mai prodotta. Sugli unici due punti sulla quale si può attaccare il peso ne abbiamo già parlato, e l'altro è il prezzo.
nell'attuale scenario una fotocamera con un simile prezzo che non presenti un sensore stabilizzato su 5 assi, un comparto video allineato alle migliori fotocamere in commercio, oggi abbiamo gli 8K, dotata di un sensore che ha solamente, tra virgolette, 20 megapixel, quando ci sono sensori da 60 80 megapixel, potrebbe apparire fortemente penalizzata. Voglio però condividere con voi alcune riflessioni sulla tecnologia, dato che abbiamo in mano questa Summa, questa macchina che è così performante, e cioè, ad esempio, 3 milioni di ISO. Non ci servono certo per fotografare le stelle e probabilmente accontenteranno soltanto quei pochi fotografi, come per esempio il mio amico di Pistoia, che va per grotte sottomarine dove la luce non c'è quasi. E allora certo una sensibilità elevata aiuta e non poco. Tutto questo per dire che se la tecnologia ci mette a disposizione una realtà aumentata, nel senso per esempio dell'iperdettaglio, della gamma dinamica che l'HDR ci ha mostrato negli ultimi anni, forse ci può allontanare un po' dal significato primogeno della istantanea, della fotografia, o comunque di una fotografia fine art che non sia quella del documentarismo, dove effettivamente 500.000 ISO possono darci una mano. Nell'iperrealismo di uno still life, insomma, non perdiamo la rotta. L'altra riflessione riguarda quello che abbiamo appena visto, delle immagini con una finezza tonale grandiosa, una capacità di condensare la gamma dinamica in un sensore che altre fotocamere non possiedono, tutte caratteristiche pagate a caro prezzo che poi sono mortificate da che cosa? Dal fatto che la maggior parte, ma quasi la totalità di queste immagini finiscono nel web, finiscono stampate magari su un quotidiano, su una rivista di settore dove ci sono al massimo 3-4 stop. Ecco, anche questo va considerato quando andiamo ad acquistare una fotocamera di questo tipo. Ed infine quello che mi domando, tanto con le camere entry level quanto con queste che sono considerate al top, sapete che nelle competizioni, quelle motoristiche, c'è un giudizio che è veramente orribile per qualsiasi pilota, e cioè sentirsi dire che il mezzo vale più delle prestazioni del pilota stesso. Beh, in questo caso vi confesso che io mi sono trovato di fronte ad una fotocamera di questo tipo, cosa che rovesciando nell'esempio invece mi capita quando maneggio delle entry level, dove insomma ci accorgiamo che mancano quei pulsanti, quelle accortezze, mancano quelle finezze che assistono sia nel lavoro che ovviamente ricadono sulla qualità del file. Qui, onestamente, non credo che riuscirà alcun fotografo a spremere del tutto la macchina, cioè ad avvantaggiarsi di tutte le funzioni che mette a disposizione, se non quelle ovviamente che riguardano l'autofocus e la qualità d'immagine, che sono al di sopra di ogni sospetto. E allora vale ancora una volta il solito discorso: qual è la migliore fotocamera? Quella che fa per me. Come sempre, a voi le risposte amici e a tutti voi l'appuntamento ai prossimi video.